Lo so, non siete abituati a vedermi in un contesto montano, neanche io, devo dire la verità. Però è fine anno e ci sta, insomma, passare il Capodanno in montagna. Con Gingio, che è sempre con me. Mm. Però, visto che si sente un po' la mancanza della vela, la sento anch'io. C'è appena stata una mareggiata pazzesca nei giorni scorsi, un'ansia che la mia barca potesse subire qualche danno, che però ho chiesto agli amici, sta bene, ma per Rai sta benissimo. Volevo raccontarvi di una regata che ho fatto, la mia prima regata. Dove vai? La mia prima regata in solitaria. Ne ho fatte 3. Non è che ne ho fatte tante, però io non so niente di regate, proprio perché non è nella mia indole. Io vado piano, vado lenta, quindi questa cosa di dover arrivare per primi non mi interessa. Però siccome era una regata molto lunga e io non avevo fatto mai una navigazione così tanto lunga, stando più di una notte fuori eccetera, ho pensato di sfruttare la regata per poter in sicurezza fare una navigazione così lunga, poi con tutte le petroliere, i traghetti che passano, non si sa mai, siccome non ho ancora radar e AIS, ma prima o poi li prenderò. Ammappate che rumore che fa, aspettate che è un po' smortacciolo. E quindi la regata è la 151, è una regata bellissima che c'è i primi giorni di giugno e io l'ho fatta che proprio guardandomi le regole di regata così per caso. E ho anche portato il gennaker, il code, sono stata molto orgogliosa di averla fatta anche perché sono arrivata, non c'era la sezione per solitari, non si dice sezione però beh uguale, quindi ero l'unica che gareggiava da sola e con una barca così piccola, tutti quegli altri erano, sai, quelli con le barche fighe, regatanti, quei cappellini, le magliette tutte uguali così, invece ero io e Gingio e basta. La regata si chiama 151, però ovviamente facendo bordi eccetera poi ne ho fatte più di 200 di miglia, è durata 2 notti e 3 giorni, guardate. Stiamo provando a cercare di intercettare il Comet 910 con Marianna De Micheli. Sono partita, poi sono andata alla boa di disimpegno. Ho issato il gennaker che ha fatto tutto tutto un nodo, ci ho impiegato 10 minuti per districarlo. Guardate Marianna che ci ha chiesto se gli diamo una mano, sta issando lo spinnaker, anzi il gennaker perché è murato sulla prua. Talmente concentrata ragazzi, come si fa? Stiamo facendo una manovra fondamentale. Sei in diretta streaming Marianna, fai le cose con calma, tranquillamente perché migliaia di spettatori ti stanno guardando. La manovra, la tenacia, l'atletismo della solitaria Marianna De Micheli con il suo Comet 910 Plus. Lei ha fatto il Giro d'Italia in solitario con questa barca, abbiamo detto non in solitario perché c'è sempre il gatto è a bordo anche oggi, Ecco. Chissà se sta dando una mano magari, adesso ha dato una mano a far uscire lo spinnaker e il gennaker dalla cabina di prua. Sicuramente l'immagine giusta per completare questa diretta è vedere questa ragazza che da sola cerca di togliere la caramella al suo spinnaker, veramente con una tenacia. A proposito di gonfie. Esatto, e sono certo che ci riuscirà perché sta facendo la manovra giusta, ma sicuramente dimostra che cosa vuol dire voler fare a tutti i costi una regata come la 151 miglia. Grande Mari! Forza che ce la fai! Con gennaker sono andata verso Pisa, ho preso la prima boa col gennaker, fra la seconda e la terza boa, la seconda davanti a Pisa dovevo un po' orzare, quindi ho ammainato il gennaker, srotolato il Genoa e passata la seconda boa verso la Giraglia di Bolina, eccomi qua. Ehi! Ecco, sto andando verso la Giraglia. Il sole sta per tramontare. È proprio bello. Vento leggero. Non c'è da impazzire.
il mare tranquillo, la luna, si vede? Che meraviglia! Sta facendo buio pian pianino, ci affreschiamo alla notte, è vero Ginger? Buongiorno, non ho chiuso molto occhio, si dice così. Che bello il sole. Dietro la nave. La giraglia! Allora, ho lasciato Capraia e ho davanti a me l'Elba, la devo superare e lasciarla a nord per dirigermi alle Formiche e passarci in mezzo, probabilmente ci arriverò questa notte, forse domani mattina. La mia cena di ieri è stata cracker con le acciughe, a colazione ho preso dei cantuccini con delle acciughe e oggi a pranzo cantuccini e cracker con acciughe. Un po' monotono, avevo fatto una spesa pazzesca, patatine, cioccolate, ho comprato della pasta al forno già fatta, di tutto ho comprato, solo acciughe e cracker. Sto pilota non è proprio preciso, fa un po'... Ed eccomi col COD, il COD di Semeraro, guardate, enorme, enorme, un casino per issarlo anche questo, era venuto su anche bene, e poi però, vedete, guardate cosa è successo, scotta scalzata, si è intruppata qua dentro. Ho dovuto fare una bozza, cambiare la scotta e riportarla qua. Ora rido, ma prima ero un poco incazzata. Comunque, tutto bene quel che finisce bene. Il COD, questo è per la precisione un A0. Ma io mi domando e dico, ma chi me l'ha fatto fare? Oddio mio. Issa il COD. No, non va bene. Ammaina il COD. Issa il gennaker. Ammaina il gennaker. Rolla il fiocco. Rirolla il fiocco. Issa il COD. Ammaina il COD. Issa il gennaker. Non c'è più vento, si va pianissimo. Finalmente vado, fra un paio d'ore credo che raggiungerò le Formiche, forse qualcosina di più con una virata e mezza. Durante la notte sono addirittura andata mezzo miglio in retro, vi rendete conto? 0 nodi
e la corrente era contraria, quindi ho fatto mezzo miglio indietro. Poi è entrato un rifoletto, sono riuscita ad avanzare, ma proprio la mia direzione era nella direzione del vento, e poi di nuovo zero nodi a ciondolare con il fiocco a destra, a sinistra, a randa, boom, 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 boom. E adesso finalmente è entrato questa venticella bolina verso le formiche. Finalmente, ste formiche, viva i tapiri! Oh, questa mi sono dimenticata di dirvela, questa notte ero talmente stanca, era successo di tutto, che insomma a un certo punto a 20 miglia delle formiche non andavo avanti, ho avuto le allucinazioni, ma veramente non uditive, non visive, ma di sensazione, cioè io ero certa dentro il mio cuore che stavano venendomi a prendere, che era tutto finito e che basta, non è che dovessi dalle formiche, ma mi venivano a prendere e non c'era problema. Poi mi fermavo, facevo il ragionamento razionale, dicevo ma no, ma non è vero, sono a 20 miglia delle formiche, devo andare, nessuno verrà da me. E poi però se mi abbandonavo un attimo mi tornava su questa sensazione, ma potente, vera, non così per modo di dire, insomma. Se vi volete drogare, no, non drogatevi, venite in barca. Una tua impressione dopo questa navigazione con equipaggio estremamente ridotto? L'emozione è tantissima. Devo dire ci sono stati dei momenti in cui mi sono detta, in cui ho pensato che non sarei mai arrivata perché dava sempre zero l'avanzamento. Ho avuto anche delle, come si chiama? Mi mancano le parole. Sono stravolta, ho avuto le allucinazioni ieri notte. Vabbè, insomma, cavolo, come fanno quelli a girare il mondo da soli? Sono felicissima, è stato un importante traguardo per me, con me stessa soprattutto. Ne ho avuti tanti di momenti di sconforto, soprattutto quando non precedevo, quando il Gennaker mi ha fatto la caramella 2 volte. Una volta proprio alla partenza, alla prima boa di disimpegno, una volta di notte non vedevo niente. Avevo pensato a un certo punto anche addirittura che mi fosse finito sotto la barca, invece no, per fortuna. Poi invece sono riuscita a ridarlo bene. Gingio, è il tuo turno di qualcosa. Sono arrivata, ce l'ho fatta! Sono arrivata, non è neanche ultima, ho fatto la regata 151 miglia con Ginjok, io e il mio gatto da soli. Ce l'ho fatta. Allora, avete visto, che ne pensate? Voi avete fatto mai delle regate, magari non in solitaria come me, ma anche se le avete fatte in solitaria scrivetemelo qua nei commenti. Io vi auguro buon anno e ci vediamo in barca. E volevo dire un'altra cosa che non mi ricordo. Ah sì, mi raccomando, mettete mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella. Buon anno!